Buongiorno a tutti e bentrovati nella mia cucina. Oggi voglio fare una cosa molto diversa da quello che ho fatto finora. Voglio fare una ricetta etnica. Cosa intendo per etnica? Voglio dire che farò un primo ripieno ed esattamente i ravioli cinesi. Ora strada facendo vi spiego bene tutta l'operazione. È molto semplice, non è difficile, è solo una questione di tecnica. Bene, io comincio subito a presentare gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta. Molto bene, allora per realizzare questa ricetta io ho adoperato 150 grammi di grano di semola di grano duro rimacinata e 150 grammi di farina di tipo 2. Poi abbiamo 200 grammi di macinato di manzo, sale quanto basta, pochissimo perché andremo ad aggiungere anche delle salse che già sono sapide, una grattugiatina di zenzero fresco, poi avremo del pepe e a molinello, qui abbiamo la salsa teriyaki e qui ho dell'olio di semi di sesamo che mi servirà per la cottura e e per aromatizzare. Ho della fecola di patate che mi servirà per la stesura, si può usare anche la farina uguale, però ecco, ne assorbe molto di più. E poi qui, dulcis in fondo, abbiamo della verza cappuccio, del cavolo cappuccio e un cipollotto. Andiamo al procedimento. Procediamo subito con la preparazione dell'impasto, perché è la prima cosa che andremo a preparare, anche perché deve raffreddare, si deve molto intiepidire, deve riposare per poi rilasciare la sua elasticità. Cosa vado a fare? Intanto ho messo sul fornello l'acqua a bollire. Attenzione, facciamola come arriva a bollore, la leviamo subito dal fuoco. Molto bene, l'acqua sta bollendo e io la butto, la verso tutta insieme. Dobbiamo realizzare un impasto liscio e omogeneo. Vedete come deve essere liscia? L'impasto, come vedete, è bello liscio e morbido. Ora però ha bisogno assolutamente di almeno una mezz'oretta di riposo, perché chiaramente il glutine si deve rilassare e diventare elastico. Ora non faccio altro che coprirla e aspettare una mezz'oretta. Cominciamo a preparare il nostro impasto. Prima di tutto andiamo a tagliare tutti i nostri ingredienti. La stessa cosa facciamo anche col cavolo. Ora andiamo ad aggiungere il nostro macinato. Qui si usano rigorosamente le mani. Ora che vado a fare? Vado ad aggiungere pochissimo sale, perché andremo a mettere la salsa di soia. Andremo a mettere una grattugiatina di zenzero fresco, non molto, non esagerate. Io vi consiglio sempre di usare quello fresco. Okay. Del pepe, della salsa teriyaki o salsa di soia, mi raccomando mettetene poca. E a questo punto, senza tante altre bidi andiamo ad impastare. Un pochino di olio Evo, un pizzico di italianità, molto buono, eccolo qua. E ora lo mettiamo da parte. Molto bene, passata mezz'ora, il nostro impasto è bello morbido. E andiamo in questo modo, io vado a fare in maniera tradizionale, vado e giro, allora abbiamo tutti i cerchi, io li ho parati un tantino per farli belli rotondi, vedete l'elasticità ha un'elasticità molto
molto elevata, anche perché questo grazie alla gelatinizzazione. Ok? Ora andiamo a prendere un pochino di ripieno, dopodiché lo sistemiamo e non è difficile, però è questione solo di manualità. Si schiaccia, poi dopodiché si avvolge e si tira. Si avvolge e si tira. Non so se si vede, si avvolge e si tira. 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 In questo modo, fino ad arrivare alla chiusura. Praticamente questo a grandi linee dovrebbe essere il nostro raviolo. Molto bene, i nostri ravioli sono finiti, eccoli qua. Io prendo un tegame, si possono fare anche in padella, l'importante è che sia una padella non un po' buona. Ci vado a mettere un po' di olio di sesamo e ora mi vado a sistemare tutti i miei ravioli. Fatto questo, esatto, non facciamo altro che coprire e li vado a mettere sul fuoco. Ho messo la pentola sul fuoco e con l'olio, come abbiamo detto, con l'olio di sesamo facciamo rosolare sotto, perché abbiamo detto che li faremo tostati, quindi sotto avrà bisogno di una tostatura marroncina, croccante, no? Classica di questo tipo di ravioli. Li facciamo prima rosolare per qualche minuto, in maniera, ecco, che comincia a dargli un po' di rosolatura, poi ci andremo a mettere dell'acqua e continueremo a far cuocere coperto come se fosse vapore, finché non si asciuga completamente l'acqua. Quando a rosolare, a questo punto vado ad aggiungere l'acqua e andiamo a cuocere. Ora lasciamo cuocere per 5-6 minuti. Sono passati 10 minuti, come vediamo si sta, l'ho scoperchiati proprio ora, uno si è rotto ma non ce ne può fregare di meno, come dice. Adesso lasciamo asciugare completamente l'acqua, dopodiché ci aggiungiamo ancora un goccino di olio di sesamo e facciamo tostare bene sotto. Anche i nostri ravioli sono pronti, li ho tolti dalla pentola, come vedete hanno una gratinatura sotto perché devono rimanere croccantini, perché ripeto non sono quelli al vapore. Io consiglio comunque di usare una padella antiaderente, perché la mia pentola, per quanto sia speciale con fondo alto, con la pasta ha fatto un po' fatica, quindi vi consiglio questo. Poi dopodiché questi vanno serviti ovviamente con una salsa di soia, un po' di zucchero, ci vorrebbe un po' di mirin, il vino cinese o giapponese, e io ho usato un po' di vino bianco, un po' di zucchero e un po' di peperoncino, dopodiché vanno intinti e mangiati come si fa nei migliori ristoranti cinesi o giapponesi. Molto bene, questo è il risultato dei miei ravioli Kyotsu, e ovviamente fatti con la farina di semola. Con questo vi saluto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like se questa mia idea vi è piaciuta, e alla prossima, alle prossime mie idee. Un abbraccio a tutti, un saluto, ciao, alla prossima, ciao!